Ciao a tutti e ben ritrovati. Allora, siamo alla lezione in cui andiamo a collegarci a un sito web con Power Query. Allora, questa tecnica può essere anche complicata, dipende tanto dal sito a cui dovete attingere i dati. Ci sono dei siti che vi permettono facilmente di estrapolare i dati, anche magari utilizzando delle funzioni che dopo ne vediamo anche uno di esempio, per estrapolare più dati in modo multiplo, appunto per recuperare ad esempio più tabelle contemporaneamente, perché il link permette di fare questa cosa qua. Altri invece che non permettono, perché cercano di camuffare un po' il link in modo da evitare anche l'estrazione di dati. Altri ancora invece non vi permettono proprio di collegarvi, perché magari mettono degli script nella pagina che vi impediscono proprio di scaricare i contenuti, anche perché tante volte succede magari che non mettono neanche delle tabelle vere all'interno dell'Excel, della pagina web, ma magari mettono delle immagini. Quelle cose là non le possiamo scaricare. Quindi i dati che scarichiamo dal web devono essere in formato tabellare, in modo che Power Query possa riconoscere i dati e riuscire ad estrapolarli in qualche modo. Adesso vi faccio vedere un paio di esempi, vi faccio vedere anche delle tecniche per capire un po' di cose. Allora, andiamo sul file di esempio. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, quello che dicevo anche nelle lezioni iniziali, è andare su menu dati, recupera dati, impostazioni, origini date. Qui per scusate, quello sotto, opzioni query. Qui per essere certi che non avete messaggi strani, righe gialle che escono, vuoi autorizzare eccetera eccetera, su privacy mettete ignora e su sicurezza mettete, su livello di avviso dell'anteprima web mettete nessuno, altrimenti vi dà sempre messaggi di errorini mentre fate le cose. Facendo questa cosa qua non vi uscirà mai nessun tipo di messaggio strano e riuscirete a lavorare in modo sereno, perché vi state connettendo con Excel a fonti esterne, che può essere pericoloso. Per questo motivo non è abilitato di default quando installate il software. Quindi fate queste modifiche qua e non avrete nessun problema. Allora, io qua ho preso due pagine di esempio per farvi capire delle cose. Ora sono andato su Wikipedia e ho pensato: estraiamo tutte le province d'Italia con informazioni correlate. Allora, già qui selezionando col mouse, vedete, si capisce che è una tabella. Ad ogni modo, noi qui possiamo premere, se usate Firefox, io uso Firefox è uno dei migliori browser se dobbiamo fare analisi sulle pagine web, anche tanti add-in che permettono di fare tante cosette interessanti. Queste cose le so perché un tempo facevo anche web designer e quindi dovevo un po' maneggiare anche queste cose qua e saper usare un po' anche questi strumenti. Qui se utilizzate Firefox senza installare nulla di strano, premete il tasto F12, compare questa cosa qua sotto. Allora, vedete, quando io passo sul codice mi si illuminano le varie cose in alto. Praticamente se io premo questo pulsantino qua che sta alla mia sinistra, seleziono un elemento della pagina, ok, io clicco questo, ok, si è attivato, è diventato blu. Vedete, quando io adesso mi sposto, lui mi fa vedere cosa sto andando a toccare. Quindi qua si vede in modo molto chiaro che queste cose qua sono delle pagine, tant'è che se io vado sotto, conoscendo anche il linguaggio HTML, vedo che usa il tag td, quindi questa è una pagina facilmente leggibile per Power Query. Questa è una cosa, vedete, anche qui a seconda di dove andate a selezionare lui prende appunto il contesto. Anche sulle quotazioni, che dopo facciamo un esempio anche qua, ad esempio vado sulle azioni a Z, entro su una a caso ad esempio, vedete, vado giù, anche qua faccio l'F12, premo questo, vedete, io qua vedo già che non è una tabella come quella di Wikipedia, sono un po' messe in modo diverso, qui sono più tabelle, al vederlo vedete che c'è un separatore, quindi già da qua riesco a fare una prima analisi della mia pagina web per capire, vedete, ci vuole un po' di mano, vedete, ci sono i riquadri. Comunque io uso tanto questa cosa qua se mi devo collegare a qualcosa, perché riesco da subito a capire com'è un attimino strutturata la pagina, se è fattibile o non fattibile. Quindi questo è un punto 1. L'altra cosa che dovete fare attenzione è, ad esempio, vedete il sito della borsa. Allora io qua sono entrato su il titolo azionario A2A, quindi questo è il link per leggere i contenuti di questa pagina. Vedete che qui mette questo codice qua, per i non addetti questo qui si chiama ISIN, ok, che è il codice identificativo della società azionaria appunto di A2A.
Quindi se io adesso torno ad esempio indietro e vado ad esempio su Acea, vedete io ho praticamente lo stesso link e mi cambia l'ISIN, quindi io so che questo sito è stato strutturato per accedere alle varie informazioni, ai vari titoli azionari che ci sono presenti appunto nel sito, si fa attraverso l'ISIN. Quindi facendo questa cosa qua riesco con una funzione a scaricarmi tutti i dati di tutte i titoli azionari che mi interessano. Questo facciamo un esempio dopo. Allora andiamo alla pratica, quindi come faccio a importare i dati da questo sito? Allora è molto semplice, si prende sempre il link origine, ok, della pagina che ci interessa dove sono le informazioni, e andiamo in Power Query. Allora qui andiamo a fare appunto da altre origini e qui c'è da pagina web, da web. Ok, cliccando qua, senza scendere troppo nel dettaglio, nelle avanzate, andiamo pure sempre nel base che dopo lavoriamo tutto da Power Query. Mettiamo il nostro link, quindi noi qui diamo l'ok, ovviamente se avete fatto i flag che vi dicevo all'inizio non vi dà nessun messaggio strano, e qui compare un po' tutte le tabelle che Power Query riesce a leggere all'interno della pagina. Allora qui io ho già controllato tra queste due, ma questa era quella che stavamo vedendo, vedete ci sono tutte le informazioni che ci interessavano, che vedevamo appunto in questa parte qua, e qui addirittura vedete che si chiama lista, quindi gli avevano anche dato un nome all'interno dell'HTML. Qui facciamo trasforma dati, ok, si apre il nostro editor. Lui qui fa un paio di passaggi perché va dall'origine che trova tutte queste tabelline qua. Poi qui vedete trova praticamente per ogni record, fa vedere all'interno di questa colonna qua, fa vedere tutte le informazioni che trova all'interno delle tabelle che trova all'interno del sito. Poi qui la navigazione non fa altro che fare un'esplosione di questa cosa qua con le informazioni che ci interessano, così se non ci interessa la navigazione che fa lui automatica esplodendo tutto, massimo facciamo la rotellina e togliamo qualche campo facendolo a mano. Comunque lui fa una navigazione manuale e ci tira fuori tutto. Dopodiché fa un modifica tipo che ci interpreta il contenuto dei dati, e praticamente dopo qui si va a fare tutta una formattazione di quello che dobbiamo fare. Ad esempio, giusto per vedere due cose nuove, vedete che qui ripete i titoli. Allora io posso fare anche un filtro rapido, io posso fare clic destro sulla cella che voglio escludere e gli dico filtro per testo diverso da, facendo così senza andare col flag qua su filtro diverso da e dopo scrivere, semplicemente clic destro, filtro diverso da, e lui prende il valore che è dentro la cella. Ad esempio qui abbiamo tolto il titolo, dopo andiamo giù in fondo che ho visto che c'era anche un totale, vedete c'è un totale, allora qui faccio anche qui clic destro, filtri diverso da. Questo è un passaggio rapido che così vedete anche qualcosa di nuovo nel mentre. Niente, qui ho la tabellina pronta e posso andare adesso a lavorarla con quello che ci serve. Un altro esempio, adesso cancello questa che l'avevo già preimpostata, è ad esempio quello di Borsa Italiana. Allora ipotizziamo che io voglio andare a addestrarmi appunto le quotazioni, voglio sapere in tempo reale dei titoli che io seguo qual è la quotazione attuale, qual è stato magari il minimo, il massimo e così via. Allora andando qui ad esempio vedete io entro appunto, ad esempio io seguo tanto Fiat, eccolo qua, Fiat Chrysler, quindi entrando qua, ok, prendo questo link così mi tiro fuori tutti i dati dei Fiat. Allora andiamo su Excel, andiamo sempre su da servizi, da altre origini, da web, e mettiamo il link, così adesso andiamo a fare una funzioncina per recuperare più titoli. Vedete che qui ne ho già preparati 3. Facciamo così, lui mi fa sempre la solita proposta di tutte le tabelline che lui va a trovare. Allora qua vedete fa il minimo, il massimo, mi fa vedere il massimo dell'anno, il minimo e così via. Qua c'è un'altra tabellina che mi dà altre informazioni e qua c'è l'ultima che è quella che mi interessa, che praticamente è questa qua, che mi dice praticamente gli ultimi 3 valori della quotazione in tempo reale. Questi cambiano di continuo. Quindi tra 2 minuti se io rifrescio, ad esempio adesso sono le 16:41, se io rifrescio vedete l'ultimo movimento che è stato fatto alle 16:25, prima era 16:21. Quindi quando cambio questa tabellina qua su Power Query posso andare a recuperare le informazioni in automatico. Allora andiamo avanti, quindi ho questa cosa qua, a me interessa questa tabellina, quindi faccio clic sulla tabella che mi interessa, trasforma dati.
Ecco che si apre di nuovo l'editor e arrivo qua. Allora, un altro trucchetto. Allora, lui il dato lo tira su per come lo trova nella pagina, quindi in questo caso il dato più aggiornato è quello più in alto, quindi a noi interessa estrapolare solo questa riga qua per sapere qual è l'ultimo valore reale del titolo. Quindi come facciamo? Altro trucchetto, clic sul quadratino che c'è qua sulla sinistra della tabella, compare questo menu con un po' di scorciatoie. Allora qui gli dico mantieni prime righe, così teniamo solo la prima. Qui gli dico mantieni una riga e gli do l'ok. Poi un'altra cosa che posso fare è posso dirgli orario, ad esempio ultimo orario quotazione, poi gli dico ad esempio ultimo, anzi valore attuale, e qua gli posso dire percentuale andamento. Quindi oggi sta facendo più 1,74, direi anche bene. Ok, fatta questa cosa qua, però noi cosa dovremmo fare per estrarre più titoli? Perché allora, vista così, dovremmo fare altre query e tirare fuori altre informazioni e poi accodare tutto su un unico elemento. Invece con le funzioni, come abbiamo già visto nelle lezioni precedenti, con una singola query riusciamo a fare praticamente tutto. Allora, come si fa? Allora, questa la chiudiamo. Ok, qui cosa ho fatto? Ho preparato la mia tabellina con i codici, ok, leasing, che è quello che appunto dicevamo cambia nel link, perché questo sito si destreggia cambiando semplicemente, vedete c'è la pagina HTML, si collega al proprio easing di ogni titolo. Quindi questo lo dobbiamo rendere dinamico con una funzioncina molto semplice. Allora, anche qui, se non sapete gli easing, per chi è interessato, basta scrivere easing, il titolo che vi interessa, e poi vi esce, ad esempio qua c'è Fiat, io ho cercato anche gli altri e me li sono messi qua. Se dopo ne aggiungo uno, ovviamente quando avremo finito il dato si compilerà in automatico. Allora, andiamo di nuovo, anzi portiamo questa tabellina qua in Power Query, che è appunto quella che ci dà l'indicazione del parametro, quindi da tabella intervallo. Ecco che l'abbiamo portata qua. Allora questa è, la chiamiamo quotazione, e questa magari che abbiamo fatto prima la chiamiamo da web. Ok, adesso dobbiamo rendere questa cosa qua, che noi i dati che prendiamo da web la rendiamo una funzione, così poi con la quotazione andiamo a recuperare, con la tabella quotazione, magari chiamiamola TB quotazione, andiamo a recuperare tutte le righe in un colpo solo. Quindi allora qui per fare una funzione dobbiamo andare sull'editor, quindi visualizza editor avanzato. Facciamo un paio di rientri. Se vi ricordate come funziona, allora io qua ho selezionato tutto e ho premuto tab, così ho spostato tutto di un rientro. Poi per fare la funzione come si faceva, diciamo let, ok, istruzioni, ok, e poi va fatto uguale maggiore, che indica poi che è appunto una funzione. Se facciamo un let dobbiamo sempre fare anche un in basso, richiamando l'etichetta indicata nelle istruzioni. Ok, allora fatta questa cosa qua andiamo a compilarla. Quindi allora il let, intanto andiamo a capo, che è più corretto, facciamo così, facciamo anche un altro rientro qua. Ok, allora cosa andiamo a scrivere su istruzioni? Allora ad esempio qui ci mettiamo che è easing, quindi utilizziamo l'easing, dopo definiamo che è uguale a nome titolo, anzi facciamo il contrario, facciamo nome titolo è dato dal easing as text, perché noi gli passiamo un parametro che è di tipo testo. Se siamo bravi, dato che dall'istruzione, dalla funzione esce una tabella, definiamo anche questa cosa in tabella, quindi as table. Non è obbligatorio mettere questa cosa qua, perché basta già questa indicazione qua, però non fa mai male definire bene le cose. Poi prendiamo questo easing qua, quindi noi passiamo questa variabile qua, che è appunto quello che andiamo poi a passare alla nostra funzione, e lo sostituiamo all'easing, quello che abbiamo preso dalla pagina web. Quindi qua ci mettiamo l'end, mettiamo l'easing e mettiamo un altro end. Quindi sempre attenzione qui
con le virgolette, qui state passando una stringa, ok, quindi deve chiudere con le virgolette, poi con l'end concateniamo questa cosa qua e poi ancora end e finiamo di concatenare il nostro indirizzo, così quello che viene inserito qua sarà quello che prenderemo dalla nostra tabella in Excel. Dopodiché ovviamente let va sempre chiuso nel modo corretto, quindi qua prendiamo nome titolo e lo mettiamo anche qua giù al posto dell'etichetta. Ecco, molto semplicemente abbiamo creato la nostra funzione dinamica che va a prendere più link dal web in modo automatico, passandogli il parametro dinamico. Adesso se noi diamo l'ok, facciamo fatto, qui vedete si trasforma in fx perché si aspetta un parametro, ok? Quindi adesso noi andiamo nella nostra tabellina che appunto abbiamo creato qui nell'Excel, andiamo a fare semplicemente un aggiungi colonna personalizzata, perfetto, qui ci mettiamo il nome che vogliamo, quindi tipo titoli azionari, ok? E poi richiamiamo la funzione. Ora è sempre tutto case sensitive, anche su let, attenzione tutto minuscolo altrimenti non funziona, quindi qua abbiamo messo maiuscole e minuscole, quindi adesso dobbiamo farlo uguale. Quindi richiamiamo la funzione, vedete che ce la propone anche, la seleziono, apro la tonda e poi gli passo il nostro parametro che era leasing, ok? Eccolo qua leasing. Allora io gli dico guarda ce l'ho, eccolo qua, ti passo il parametro in modo dinamico. Qui chiudo la tonda, ok? Facciamo anche lo zoom così lo vedete bene, da web, quindi vado appunto a richiamare il nome della mia funzione che è il nome della query e qui ci metto leasing che sono queste informazioni qua, così per ogni riga lui scaricherà da web questo easing qua, ok? E ci creerà una colonna con le informazioni in formato tabella sulla destra. Diamo l'ok, ecco che io qua ho le mie informazioni e sempre l'ultimo record. Perché? Perché nel passaggio che abbiamo fatto qua, adesso abbiamo fatto una funzione, non possiamo vedere i passaggi precedenti, però entrando vedete avevamo appunto fatto il mantieni prima righe e avevamo formattato la pagina come ci interessava a noi, quindi prima di tutto va formattata bene la pagina come ci interessa. Quando abbiamo finito bene andiamo ad aggiungere la funzione. Eventualmente se dovete modificare poi qualcosa perché non va bene andate semplicemente in altro slash asterisco e mettete un asterisco, uno slash anche qua, poi lo mettete anche qua slash asterisco e fate un asterisco slash, così si commenta tutto quello che sta nel mezzo. Facendo così fate fatto, ecco che qui vi dà di nuovo tutti i passaggi. Ovviamente vi dà errore adesso perché qui abbiamo messo la variabile, ok? Quindi eventualmente qua ci va modificato a manina con un easing reale, però avete a disposizione tutti i passaggi senza dover andare a fare modifiche tramite codice. Poi per tornare al principio, ovviamente per rimettere tutto a posto, togliete appunto i commenti e la query torna ad essere una funzione e tutto quello che è correlato funziona normalmente. Niente, qui abbiamo il nostro dato che ci interessava, quindi facciamo altro che esplodere il contenuto delle nostre tabelle. Eccolo qua, togliamo, anzi questi li possiamo anche lasciare, quindi questi sono gli ultimi dati che abbiamo ricevuto. Andiamo a fare un carica in, ce li mettiamo nel nostro foglio Excel, ecco qua, lui adesso sta recuperando le informazioni dal web, sta mettendo un pochino, adesso l'orario della quotazione va convertito in ora, eccoci qua, ecco che mi ha fatto l'aggiornamento. Se io aggiorno, se ci sono modifiche, dati nuovi all'interno del sito, ecco vedete che qui ha cambiato, mi riporta gli ultimi valori, ad esempio anche questo va messo in percentuale, così ho le variazioni, quindi io vedo che Intesa San Paolo sta avendo un incremento del 2,89 oggi. Se fosse negativo ovviamente vedrei il negativo. Niente, questo è un po' l'ABC di come si fa ad importare i dati dal web. È molto importante utilizzare le funzioni qualora i siti appunto permettano attraverso il link di richiamo di usare un qualcosa che noi possiamo utilizzare un parametro per andare a fare i richiami, così non dobbiamo copiarci magari 50 link per tirare giù le informazioni da 50 pagine diverse. Come dicevo all'inizio, tante volte i siti non permettono di fare questa cosa qua perché magari mettono cose assurde che
non sono parametrizzabili, oppure tante volte bloccano anche, magari qua scrivono proprio delle tabelle ma mettono degli script che bloccano proprio l'accesso ai dati. Si può fare di tutto lato web, quindi non è sempre facile scaricare i dati dal sito. Poi tenete anche in considerazione che se fanno un aggiornamento al sito può essere che magari cambiano la disposizione di questa tabella, magari non ci sono più 2 campi ma ne mettono un terzo, quindi in quel caso là ovviamente Power Query poi salta perché non trova più le coordinate per come erano state impostate quando avete creato il documento, quindi è sempre anche un po' delicato andare a leggere le informazioni da internet. Fate sempre attenzione, ma comunque le tecniche sono un po' queste, quindi o si va col link diretto oppure si usa una funzione e si fa dei richiami multipli utilizzando una singola query. Bene, con questa lezione è tutto, spero sia stata interessante. Come sempre lasciate un like nel video se vi è piaciuto, condividetelo nei social e ci vediamo alla prossima lezione. A presto, ciao a tutti!